Ciao a tutti, quali sono i punti deboli del narcisista? Allora, sembra che il narcisista sia invincibile, no? Perché non ha paure, non teme l'abbandono, non teme il rifiuto, non si coinvolge, non ama. Qui uno dice, cavolo, mi vado a scontrare contro una portaerei e io sono un semplice canotto. Ma intanto bisogna dire alcune cose fondamentali. Anche il narcisista ha i suoi punti deboli e noi possiamo sfruttare questi punti deboli. Però il suggerimento che io do è di comunque eventualmente usarli per sganciarsi, non per voler avere una relazione, perché sennò tu entri in una situazione in cui sicuramente devi risolverti qualcosa, perché altrimenti decidere consapevolmente di, come dire, tenerti un narcisista, anche se riesci a far leva sui punti deboli e tenerlo, ma non ti potrà mai amare. E quindi che senso ha avere una relazione con una persona che non ti ama? Vuol dire che ti agganci proprio su quello. Ti agganci su persone che non ti danno amore, ti agganci su persone che non ti danno tenerezze, su persone che non ti danno affetto. E allora vale la pena forse fare un po' di ragionamenti, rendersi conto che probabilmente il tuo modo di essere è quello dell'aggancio con queste situazioni. Comunque, detto questo, veniamo ai punti deboli del narcisista, che sono in realtà più di uno. Il narcisista non teme l'abbandono affettivo, non teme, diciamo, il rifiuto, ma teme una cosa, il decadimento fisico, l'invecchiamento. Teme di non essere più in grado in un futuro di condizionare le persone. Ora, quindi un narcisista devi farlo sentire un vecchio decrepito, mezzo impotente, diciamo così, o una vecchia decrepita, perché questo lo distrugge, lo destabilizza. Di fatto la paura di fondo è la paura della morte, che il narcisista ha molto forte. Anzi, la paura della morte è la cosa che teme di più. Per cui farlo sentire una vecchia carampana, un vecchio carampano, ormai in fase di, come dire, decomposizione. Non importa che lo sia o che non lo sia, l'importante è che tu gli alimenti la paura, che lui c'ha già dentro, o che lei ha già dentro. Infatti il narcisista cerca sempre di presentarsi in ogni caso come bello, giovane, eccetera, eccetera. E allora con un narcisista devi utilizzare sempre parole tipo, certo che stai invecchiando, guarda, cavolo, ti vedo delle rughe che una volta non avevi. Oppure, no vabbè dai, prendiamo l'ascensore, tu a me è un'età, non è che puoi fare le scale. Oppure insinuargli il dubbio di malattie. Beh, cavolo, hai già 40 anni, proprio l'età dell'infarto, vatti a fare un po' di controlli cardiologici perché guarda che è proprio quell'età critica in cui vengono gli infarti secchi, magari che non muori, però che poi resti semiparalizzata o semiparalizzato. Oppure, non lo so, è un brutto neo lì su quel viso lì, ma io andrei a fare un po' di controlli, sai com'è? Cioè la paura della malattia è un'altra paura che teme il narcisista, è un punto debole, quindi gioca sulle malattie, sul fatto che potrebbe contrarre delle malattie, avere delle malattie, non lo so, di qualunque natura, anche mentali, digli che insomma ti sei preso mica lo schizzococco che ti ha colpito in qualche modo, perché teme anche il fatto di non poter più elaborare le cose nel modo giusto, no?
ti vedo un po' depresso, ti vedo ansiosa, e quindi vai ad alimentare, no? Tanto le cose lui le teme, o lei le teme, tu devi soltanto buttare benzina sul fuoco. Questo che cosa farà? Farà che gli darà uno scossone, no? Uno scossone emotivo, che però non potendolo esprimere resterà dentro compresso, quindi un po' come dire, non esprime le emozioni, però fai salire la temperatura all'interno della pentola a pressione. E allora poi dopo gli devi dare uno sfogo per voler, diciamo, per scaricare, per abbassare un po' la tensione interna, perché è ovvio che diventa poi insostenibile e non ce la fa più a resistere, quindi devi dargli uno sfogo che può essere quello di, vabbè dai, ti accompagno io a fare un check-up, andiamo assieme, però tu sta zitto e non rompere le palle, parlo io. Ecco, un'altra cosa, lo fai sentire, utilizzi questo per farlo sentire anche incapace. Parlo io che tu poi se parli fai casini, e quindi gli dai modo di sfogare in questo modo, no? In questo modo lo tieni molto agganciato, quindi ogni volta che si allontana gli dai un giro, aumenti un po' il fuoco sotto la pentola a pressione. Poi un'altra cosa che teme il narcisista è quello di perdere potere nei confronti degli altri. E questo è correlato anche alla paura della malattia. È ovvio che se sei un vecchio malato, che potere puoi avere sugli altri? Quindi fargli vedere scenari foschi, a tinte fosche sul suo futuro, perché il narcisista teme un po' il futuro, ha come dire, un'ansia, una paura del futuro, su quello che potrebbe essere il futuro, e quindi lì vai a cavalcare questa paura del futuro, amplificandoli in questo modo, in modo tale che lui debba assolutamente in qualche modo scaricare, tu gli dai l'opportunità ad esempio di fare delle cose. E anche il fatto di temere di non riuscire a condizionare gli altri, no? Quindi non devi farti vedere condizionata o condizionato, in modo tale che riceverà un potente stimolo a fare dell'altro, praticamente come se lo fai inluppare. Torna nella fase di love bombing, e quando torna nella fase di love bombing, dopo che però gli hai dato tutto quel giro, diciamo, giro di turbina, hai alzato la pressione, prima amplificando le sue paure di malattie, eccetera, eccetera, quando lui poi ti fai vedere che non sei condizionata, o lui o lei, insomma, aspetti che torni all'attacco col love bombing, e allora lo devi penalizzare proprio sul love bombing, dicendo che non fa tutto, cioè praticamente anticipi di una fase, no? Quando lui fa love bombing, tu gli fai la squalifica, lui fa love bombing e tu dici, beh, ma tu non fai niente per me, con tutto quello che io faccio per te, adesso basta, adesso mi hai proprio rotto, non fai niente. Lui dice, che cazzo, non faccio niente. Quindi questo perché nel momento in cui fa di più invece, no? Nel momento in cui ti regala le montagne, tu gli dici che è un cretino, che non fa mai niente, vai a denigrarlo, ecco, a squalificarlo proprio nel momento in cui sta facendo di più. Ovviamente ogni tanto dai qualche sporadico messaggio positivo, qualche sporadico rinforzo positivo. Praticamente una sorta di contro love bombing, di love bombing ombra praticamente. E questo è un modo per tenere agganciato il narcisista o la narcisista, perché vai a sfruttare proprio i suoi punti deboli, e quindi in questo modo riesci però a generargli, diciamo, un attaccamento che non è amore, ma è una sorta di una spinta compulsiva a ricercarti. L'importante è che tu mantieni sotto controllo la relazione e quindi i comportamenti senza mai, come dire, cadere nel coinvolgimento, se no non riusciresti a fare tutto questo. Questo è di fondamentale importanza. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco
iscriviti a questo canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!